Ciao Elena, Lela è l'amica di oggi. Ciao. Iniziamo la sua prima sessione. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi come la vedi. Ehm, la vedo che sta salendo questa strada sterrata in salita e si porta questo carro con attaccati dietro i suoi figli. Ehm, Molto affaticata. Ci sarebbero tutti gli altri che vorrebbero agganciarsi al carro, ma lei non ce la fa, dice no, io sono disposta solo a trascinare i miei figli e basta. E in quel momento vorrebbe riuscire a dichiarare a tutti che lei vuole una vita diversa, ma non riesce a dichiararlo, non riesce a mostrarsi. Ecco. Dà l'autorizzazione? Sì, mi fa proprio, è come se quando cerca di dire questa cosa non esce la voce e quindi mi dà l'autorizzazione chiedendomi di riuscire ad aiutarla a trovare la voce. Però abbiamo bisogno della sua autorizzazione, la dà? Mhm. Sì, sì, Con cenno del capo? sì. Così come stai facendo tu adesso. Mhm. Fatto. Vibrazione. 1,5 miliardi. Quindi bassa, consapevolezza. 123. Anima. 31. Vite. 2027. Cervello. 9,1. Suscettibilità ipnotica. 58. Ok, lo dico a Lela, è un nuovo valore, 100% Elena, perché va in ipnosi facilmente ormai con una certa allenamento, facilità sua ovviamente, ma anche tanto allenamento, 40% minimo si può andare in ipnosi, tu sei al 58%, valori ovviamente che alla fine cambieranno. Ok, cosa siamo qui ad analizzare? Come si chiama il progetto di Lela? Eh, il progetto si chiama Centrifuga bloccante. Perché? Eh, Perché c'è lei al centro e ci sono tutte delle situazioni che alla fine sono tre o quattro ma grosse, ok, che non lasciano spazio a Lela per poter uscire da questo blocco. Ok, quindi lei è al centro e ci sono queste situazioni che continuano a vorticarle intorno Mhm. e non le permettono di andare oltre, di andare verso la sua vera vita. Nome della PS. Bocciolo. Nome della PE. Mm, Rete fitta. Ok. Entità eteriche. Ehm, allora, c'è questa figura dal secondo universo che ha proprio mm, appare eh, mm, come posso dire, molto spigoloso, no? Quindi con un mento prominente, un naso prominente, tutte le ossa, no? Tutte,
quasi come se fosse uno scheletro con solo la pelle. Mm? Mhm. Mm, che se la ride di gusto, perché se la ride di gusto quando Lela piange o si dispera o ha un umore molto basso. Ecco, quindi Mhm. è proprio collegato a alla sua vibrazione bassa. Mm. Poi abbiamo una pantera nera. Eh, e si muove guardinga, nel senso proprio, no? A tenere d'occhio lo spazio per impedire che Lela possa superare un certo spazio. Poi c'è, come posso dirti, sembra quasi un uomo che fa i conti, no? Proprio con gli occhialini, tipo una calcolatrice, come se fosse un vecchio ragioniere, no? Un vecchio contabile un secolo fa. Ehm, Poi abbiamo c'è un piccolo coccodrillo, è grande come, cioè sembrerebbe una lucertola, ma è un coccodrillo. Poi ci sono due uomini del tempo e tre DL. Quindi tanto secondo universo, anche il Mm, contabile è secondo universo. mm, sì. Mentali. Eh, allora, me ne fa vedere una che si chiama Abisso dell'orrore. È un'entità mentale di livello 3 ed è come se creasse eh, tutto tutto uno spazio nero, buio, intorno a Lela, dove c'è una corda che la tira verso il basso. Mhm. E questo fa sì che lei mh, si trovi talmente limitata che non vede via d'uscita, no? Vede tutto buio e l'unica via d'uscita la porterebbe nell'abisso, ecco, un po' questa sensazione. Ehm, Poi c'è Tiritera ed è come se fosse la solita, mi dice anche come se fosse la solita minestra, no? Quindi ci sono le situazioni di tutti i giorni che sono eh, spesso faticose con le solite persone che con cui non riesco a comunicare, ok? Provo a girarle, cioè a cambiare, a cercare un altro modo per uscirne e si ripresenta sempre la solita tiritera, ok? Quindi come se fosse un disco che è Livello? sempre uguale. Livello? 5. Una parola fatta per me, tiritera, tiritera. Ok, Sì. poi? Ehm, Poi ce n'è un'altra che è eh, di livello 7, Mm, che è mm, Non vuoi dirlo? no, no, ehm, ehm, giudizio dall'alto, ecco. Perché c'era il disegno e non sapevo come tradurlo in parole, no? Vedo proprio l'immagine, ma... E quindi è proprio questa dove lei si sente abbassata fisicamente, cioè si sente che viene abbassata fisicamente, che viene ingobbita fisicamente sempre di più da questo carico pesante che si porta fin da quando era bambina, derivante appunto dalla sua famiglia d'origine, fratelli, genitori e tutti compresi. Mm? Mhm. Quindi è proprio come se ci fossero tutte le figure di tutti i suoi parenti sopra, che ogni volta che parlano fanno sì che lei diventi sempre più piccola e gobba. Ecco. Quindi l'alto sono i parenti. Sì,
Non è Gesù, non è No, no, Dio, non no, è proprio è... perché lei è la più piccola, no? E quindi sente che gli fanno pesare questa cosa di essere la più piccola, quindi dall'alto in questo senso. No, no, non è Gesù, non è nulla, no. Va bene, basta. O ce n'è una Sì, quarta? no, no, no. Va bene. E impianti. Allora, qui a livello proprio del vaccino è come se lei avesse avuto, come se le avessero messo un paio di mutande, mi viene da dire, ma di piombo. E questo fa sì che il piombo pesa e tiri giù tutto ciò che c'è all'interno in questa zona. Poi mi ricorda una cintura di castità, no? Infatti, Sesso. esatto, no? Fa tutte e due le cose, quindi esatto, è C'è un proprio, diciamo, lucchetto o è un impianto unico? no, non c'è un è un impianto unico, non ha Usa. aperture. Sì. Ehm, e poi ha come se avesse due lenti, mm, quindi come se fossero due lenti di un cannocchiale messe tra il cervello e la pupilla. Ok, è proprio il bulbo oculare, in maniera tale che lei, ehm, le entità mentali, quando è necessario, le facciano vedere la realtà distorta, ma distorta col grigio. Ok, quindi come se fosse più pesante ancora di quello che è. Mm? Eh, Poi c'è mm, come se ci fosse un accumulo di infiammazione, mi viene da dire, la parte intestinale alta a sinistra, ok? Quella un po' più vicino, penso sia la parte finale del colon trasverso, verso il discendente. Mhm. Un pochino infiammato lì. E poi appunto questa cosa che lei non può esprimersi, eh, appare più, cioè nella pratica appare più con un significato traslato, no? Nella materia, quindi cioè lei si esprime, ma è come se le sue parole non arrivassero da nessuna parte. In realtà, con questo impianto eterico che le hanno messo proprio intorno alle corde vocali, è come se la voce non uscisse. Bene. Quindi quello che Eh, esprime non arriva. Ecco. Basta. Sì. Elena, non aprire gli occhi, non fare niente, perché tanto non puoi fare niente, ma la tua immagine si è bloccata. Causa esoterica. Ti sento benissimo. Ah, Immagine bloccata. sai come quando Fuori piove. no, quando non so in che adesso mi viene questa immagine qua, ma non ti so dire a cosa è riferita, quando si mettono quei filtri davanti alle immagini per vederle modificate. Ecco, è come Oppure, se ah, è come se oppure, cercassero di coprire l'immagine. oppure quelle immagini fisse durante delle conferenze noiose, poi cade il cartello e dietro c'è la persona che si sta mettendo le dita nel naso, cose Sì. così. Oppure sai gli occhiali, quelli che ne so, gli occhiali finti, no? Con gli occhi aperti, in realtà dietro la persona che Ah, dorme. Ecco, una roba un po' un simile. cartone animato. Sì, molti mi chiedono, ma come fate a scherzare e ridere se siete in ipnosi? Come facciamo? Sì, perché le ipnosi non è che sono su un altro mondo o da un'altra parte. Cioè, è La tua è una semplicemente visione in che, eterico. sì, mm, diciamo che entri in un campo energetico più concentrato a una certa vibrazione in cui riesco a vedere.
oltre, cioè riesco a vedere le altre dimensioni. Sei riuscita a fare alla tua prima sessione personale un lavoro simile a quello che hai fatto oggi? No, ti faccio Mm, un'altra domanda. Se oggi ti eh, daresti 10, ok. all'epoca della tua prima sessione quanto ti daresti? Quella che ho fatto diretta mia. Diretta tua, Mm, la tua prima. Con me almeno, poi non so se ne hai fatte delle altre. no. Ah, 6,5, 7. ok. Sei contenta di come sei riuscita ad aumentare le tue Sì, 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 capacità? assolutamente. Bene. Spero che ancora voglio. No, no, ma non c'è il limite, quindi Ho si fatti. aumenta. Si aumenta, si aumenta. Va bene. Cinema. Mhm. Il compagno convivente, chiamiamolo compagno, il vicino e i due figli. E le sorelle. E il fratello. Due sorelle e un fratello. Mm. Possiamo fare eh, delle sedie a parte? Sì, sì. Mm. Vuoi dividere il Sennò cinema in quante parti? due, Bene. sennò c'è un po' Avanti e di dietro, litigio. destra, sinistra o Va bene a sottissimo? destra. Destra, sinistra, Mm. ok. A destra mettiamo il compagno, penso, Eh, e a sinistra l'amante, mm, il vicino amante, mhm. Esatto. se Se no no, si picchiano. non se ne esce. Le sorelle? Si mettono dalla parte del compagno, Ok. anche il fratello. Mm. I figli? No, i figli. Facciamo tre, va. Beh, possiamo fare una fila E eccezionale mezzo. davanti, Ecco, in bravo. mezzo. Perché loro non vogliono essere molto neutri. VIP. Eh. Bene. Mm? VIP. Sì. VIP. Mm. Due VIP. figli, Sì. maschio e femmina. Maschio dove? Più a destra. E femmina a sinistra. Sì. Molto interessati. Sì, sì. Ok, non l'ha chiesto Lela, ma io chiamo anche il loro padre. È vivo, Lela? Vivo, sì. Elena? Sì, ma non è Ah, il scusa, no, che non compagno? vedendoti. Ah, No, non mi vedi no, ancora? no, 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 sei rimasta bloccata. Tra l'altro con una mano su, come se facessi roar, no? Ah. Vabbè. Ok. E, Ah no, no, il ok. compagno non è il padre dei Ah, figli, è un ok. compagno. Lei addirittura lo chiama convivente. Mm. Convivente. Il padre è Sì, sì. assente. Arriva, si mette addirittura dietro ai fratelli, dietro al fratello e alle sorelle di Lela. Mm. In fondo. Sì. Il figlio sul quale non possiamo lavorare, che ha un'età più che maggiorenne e se vuole lavorare su se stesso lo può fare da solo, ehm, che ha quella caratteristica peculiare, cioè quel problema al respiro, come lo vedi? Solo come lo vedi. Intraprendente. Mm. Ma in merito al respiro? Sì, diciamo che è un po' un suo limite fisico, eh, come se fosse di protezione, però non lo vedo in pericolo, eh. Bene. E idem con patate, non possiamo lavorare, no? Il vicino amante che Mm. ha avuto un brutto incidente, bruttissimo incidente.
Mi hai fatto che domanda, scusa che stavo tossendo? Ha avuto un brutto incidente, come lo vedi nel Ok, cinema? Non perché l'ha avuto, perché quella è la sua no, storia. infatti. Ma lo vedo bene qua nel cinema, lo vedo bene e lo vedo in forma, ma a livello energetico è molto alto, quindi il fisico ne ha risentito un po', ne risentirà, ma ha una forza d'animo forte, e la vibrazione mh, è forte, è alta, quindi è molto centrato, è molto presente in sé, ecco. Mm. Bene, vite precedenti con il vicino. Grossa differenza d'età in questa. Allora, mi fanno vedere questa vita dove erano, presumo Giappone da come sono, e avevano questo, non so cosa fosse, te lo descrivo, come se loro fossero proprietari di questa, proprietari terrieri, ok? E dove avevano questi enormi tipo laghetti, no? Come se fossero delle grosse vasche ma a laghetti, quindi proprio scavati nella natura, più o meno di forma circolare grossa e usavano, li vedo tutti e due che fanno girare in questo enorme cerchio di Mhm. acqua, fanno girare un setaccio circolare di legno, ok? Mm. Grosso come il laghetto, e lo fanno girare e serve per pescare i pesci. E quindi vedo che pescano questi pesci con questo setaccio di legno grosso, insomma. E questa è la vita Una che vita. spiega, ma che spiega l'incontro in questa? Ehm, sì, è legata a questa perché mi fanno vedere proprio il legame con l'energia vibrazionale della natura. Ci sono anche questi alberi non altissimi, rossi, colore tipo acero, ok? Mm. E mi fanno vedere anche che sono in questo momento al tramonto e quindi c'è proprio, si vede il tramonto, si vede quel rosso proprio tipico del tramonto, no? E il loro legame naturale tra di loro insieme alla natura. Quindi è come se, ecco, quello che mi dicono è come se loro avessero deciso, quasi fin dalla prima vita di tutti e due, Mhm. ok, di cercare in tutti i modi di vivere tutte le vite insieme o comunque di incontrarsi in tutte le vite. Mhm. Mm. E quindi questa però è la vita più rappresentativa di questa cosa, perché hanno proprio sono riusciti in quella vita a essere completamente in contatto tra loro e con la natura. Ma è la fiamma? Eh sì, secondo me sì. Il vicino è la fiamma. Eh sì. Fatta e finita. È sempre la stessa in tutte le vite. Quando vivono, sì, cioè, prima o poi si incontrano in tutte le vite e in quel momento lì è l'incontro tra tra le due fiamme. Poi ci sono, mi fanno vedere delle vite dove sono stati, ehm, sono stati, cioè si sono incontrati che erano adolescenti e dopo 2 anni, sono stati separati per forze maggiori, ok, di vita e lì non hanno potuto più rincontrarsi, quindi poi in un qualche maniera hanno cercato, cioè come la PS fa, no? Di cercare la fiamma, ma in realtà non l'hanno mai trovata, per esempio in quella vita lì. Però sono fiamme in tutte le vite, quando si incontrano quegli anni lì sono fiamme, non sono ancora riusciti a fare una vita dove hanno iniziato e finito assieme. Questa potrebbe, perché c'è una Ecco, grossa differenza d'età. sì, questa potrebbe, però mh,
Lela deve fare dei movimenti perché se no non è quel tipo Rapporto attuale. eh, cioè, se no la prossima vita, ecco. Siccome nelle fiamme, per raggiungere un determinato tipo di consapevolezza occorre anche la parte carnale, e in questo caso è un po' difficile perché c'è una grossa Mm. differenza d'età. Si possono comunque raggiungere i loro obiettivi, teoricamente, due persone con 26 anni di differenza. Ehm, allora, l'ideale sarebbe, cioè, per ottenere il massimo dal rapporto fiamma, sarebbe fare più anni cioè fare più esperienze possibili assieme della vita, no? Quindi più anni fai e più esperienze riesci a fare insieme. Mm? Diciamo che loro è come se stessero facendo vari pezzi di una vita in varie vite. Mhm. Mm. Quante sono queste vite? Ormai che da quando hanno deciso di fare tutte le vite sono 1627. Mm. Una fiamma eterna. Fanno tutti i pezzi, in ogni vita c'è un pezzo. Quindi non è magari Ah. eterna, è una fiamma scomposta? Non so come... ehm, Coriandoli di fiamma? multistrato, non so come dire. Sì, cioè multistrato nel senso che in ogni vita c'è un pezzo delle fiamme. Mm. Ehm, Sfacce- multifaccia, come si dice? Sfaccettata? Eh, Dispersa? Forse dispersa. dispersa forse. Mm. Ecco. Perché sono tanti pezzi, ma sono Eh, un po' in giro. sì, Beh, forse dispersa è mm. quello che dà più. Leila ha invitato tanta gente nel cinema. E invece noi invitiamo adesso a un nuovo cinema, il cinema Platinum Mm? di 1627 Lela e i 1627 lui Mhm. ad assistere a questa sessione, il cui titolo sarà Fiamma dispersa. Mm. Meglio di così. Cioè, l'energia che c'è lì dentro, non hai idea. Ok. Proviamo, diciamo a questi qua con la loro energia di rimandare in azione la tua immagine. Vediamo se ci riescono. Tu non far niente, ovviamente. Non spostarti, non No, aprire no, gli no, no. occhi, niente. Beh, non ce l'ha fatta. Mhm. È sempre comunque tecnologia. Peccato. Mm. Va bene. Oltre all'impianto, causa esoterica, Elena, del problema sessuale collegato al prolasso dell'utero. Causa esoterica, Mm. non causa fisica, medica, scientifica. Esoterica, pour parler, giochiamo. Sì, diciamo che questo collegato all'impianto, diciamo, no? Che lei si è scelta di farsi mettere anni e anni e anni fa. Mm? Mhm. Quindi c'è proprio questo peso in quella zona. Ehm, è come se lei si fosse creata la difficoltà, no? Mhm. In quella zona come prova da superare. Aspetta, che mi era arrivata una cosa, poi mi è sfuggita con... Vai, recuperala. Sì. Sì, diciamo, ok, la causa esoterica, tu dicevi, no? Quindi proprio nel momento in cui gli è stato messo questo impianto che è più o meno intorno ai 20 anni, ok, e c'è stata proprio la sua volontà della sua PS a superare l'ostacolo della pesantezza di tutto ciò che quella parte corporea porta nella vita. Mm? Mhm. Quindi il significato proprio del dare vita, ok? Il E peso nel dare la vita.
peso nel dare la vita. Mm? Ed è molto enfatizzato dal fatto che lei dice che il papà dei figli non c'è mai stato, è inesistente da sempre. Ok? Quindi è come se lei si fosse trovata da sola, mm, cioè l'idea era facciamo Sobbarcata al figli. peso Esatto, facciamo figli assieme e poi si è trovata invece da sola e questo è il peso che lei si porta della del- vita proprio. dell'essere doppio genitore quando dovrebbe essere monogenitore. Esatto, ok. Quindi poi il peso di questo peso si riflette nella sua vita, quindi poi diventa proprio il peso della vita in generale. Ok, ha ragione a sospettare che non è il caso di esportarlo, ma che sia forse utile un altro tipo di intervento, di sostegno. Sì, sì, Perché? sì, perché Esotericamente parlando. beh, esotericamente parlando è come se ci fosse un vuoto. Allora, c'è da una parte un vuoto femminile, mi viene da dire, e dall'altra c'è sì, quindi un vuoto femminile e poi una prevalenza maschile in eterico, no? Quindi tutto un cambiamento di umori e magari anche di proprio sentimenti, emozioni, no? Mhm. Mm. E fisicamente lasci un vuoto fisico, quindi per forza di gravità, tra virgolette, tutto può andare verso il basso, ecco. Cadere, Mm. esotericamente parlando. Sì, Vabbè. sì, Va assolutamente. bene, anche se non è il centro, sembra il centro della sessione, questo problema appunto con i rapporti con i componenti familiari, che Mm. nascono dai genitori, quindi Mm. mancati anni fa, portale auro, chiamiamo la mamma ed il papà. Mhm. Come arrivano se arrivano? Allora, il papà arriva tutto quasi come se lo chiamassimo, l'avessimo interrotto durante, mi viene da dire, il suo lavoro, no? Era indaffarato e noi l'abbiamo chiamato, lo interrotto ed è arrivato. Mm? La mamma arriva trascinando dei grossi massi, direi di piombo alle caviglie, quindi con molta fatica arriva. Due massi, due piedi? Sì, esatto. Mm. Vicca entrambi. Vibrazione, informazione, consapevolezza, Mhm. VIC, quindi soprattutto informazione, no? Che Mm, racchiude un po'. Una cosa è conseguenza e effetto dell'altra. sì. Mhm. Come vedi la madre adesso? Sì, la madre la vedo alleggerita proprio, nel senso, il senso è proprio quello che lei dice, adesso mi sento leggera. Eh, era troppo, lei non dice, mi rendo conto che sono stata assente, non c'ero, non ero di sostegno, ma è come se ne avevo già troppo di mio e non ero in grado di sostenere nessun altro. E dall'alto lei vede ha questa informazione e ne prende atto, nel senso che riesce a vedere che era la vita, no? Che è solo un gioco. E quindi si sente di dire a Lela questa cosa, che aveva un carico dentro di suo e non poteva essere di supporto a nessun altro. E il padre cosa dice?
E il padre ha confuso la frenesia del portare a casa la pagnotta con il vero senso della vita. Ehm, Adesso ha preso per mano sua moglie e è andato verso Lela Mhm. e le sta abbracciando tutte e due profondamente. Bene. Che cosa le vuole dire il padre? Ho confuso quello che mi è stato trasmesso e inculcato dai miei genitori e nonni come l'unica realtà possibile. Mm? Però vedo che si riferisce alla... è come se avesse lui inculcato nei suoi figli, quindi dalle sorelle più grandi di Lela e fratello più grande di Lela, avesse inculcato in loro lui mh, questa gerarchia di età, no? Mhm. Quindi se tu sei ultimo, ne sai meno degli altri. E è questo che vuole dire a Lela. È come se, mm, come se lui, come se vedesse che fosse sua responsabilità se i fratelli ora, i fratelli di Lela la trattano come sempre la più piccola che non ne sa niente. Ecco. Sono stati cosa Lela e il padre in altre vite, se ci sono? Gli fa vedere una vita, Lela era la mamma e suo padre è il figlio. Mi fa vedere questo collegamento che è come se Lela vuole far vedere in questo momento al padre, ok, che è stata anche lei mamma sua e sa cosa vuol dire crescere dei figli, no? E quindi è come se in questo momento chiudessero il cerchio. Mm? Quindi la responsabilità di crescere dei figli non ha mai una verità. Mm. E, voleva fargli vedere questa cosa qua. Cosa pensa il padre dei problemi circa l'eredità? Ne è completamente distaccato ormai? Adesso sì. Mm, se guardo quando è arrivato, se gli facevi questa domanda quando era arrivato, era come se lui stesse ancora lavorando, no, da disincarnato per far sì che tutto vada a posto. Sai, quella divisione di cui parlava Lela, che non era stata possibile, ok? È come se lui, da disincarnato, cercasse disperatamente sempre una soluzione, no? Quindi in quel loop. Mm. Molto bene. Ultimo messaggio, parola, gesto, quello che vogliono la madre e il padre davanti alla loro figlia e possibilmente anche davanti agli altri figli nel cinema. Mm. Se siete rimasti, se stanno guardando lo schermo. La mamma si fa una grossa risata, ma proprio dal cuore, ok? E gli dice: Guarda, guarda, sei proprio tutto sommato la più saggia tra tutti sei tu. Tra tutti noi sei proprio tu. Mm. E il padre? Non lasciare mai andare il tuo senso di libertà, rincorrila sempre. E l'abbraccia forte.
Vogliono andare nel portale aureo o è una specie di cosa a cui non avevano mai pensato? Sono titubanti? Com'è la situazione? No, no, cioè, non avevano mai proprio, erano incastrati nel loro loop di pesantezza di trascinare la vita, mm? Che non sapevano dove erano incastrati. Ma adesso assolutamente, sì, sì. Non vogliono perdere l'occasione del portale aureo. Prego. Mm. Chiamiamo tutti i parenti di tutte le generazioni di Lela Mhm. e del vicino. Ok, 531 ne arrivano. Suoi o in Di totale. tutti totale. Va bene. E lo chiudiamo. Mhm. Causa esoterica dei problemi a vendere questi beni. Quindi eredità divisa in tante persone, ma cospicua, bloccata da tanti anni. Mm. È più proprio una questione di ehm, siccome sono in tanti e le proprietà sono tante, è come se non ci fosse mai un incastro tra la vibrazione energetica della persona rispetto a una certa proprietà. Mm? È come se le persone fossero tanti tasselli, ok? Che si devono incastrare tutti nello stesso modo su ogni proprietà che è nell'eredità, ok? Ma c'è sempre un tassello persona che non riesce a incastrarsi con quel terreno, con quella proprietà e gli altri tasselli persona. Mm? Mm. Quindi è proprio Troppa energia, troppa gente. sì, sì, troppa gente, troppe proprietà insieme. Ok, qual è la via d'uscita? Questo è Eh, un gioco. Ogni cosa ha sì. una soluzione. Le Eh, proprietà sono pari alle proprietà del Monopoli. Mm? dovrebbero, ecco, una via d'uscita potrebbe essere quantificare e dividere per ognuno una certa proprietà, quindi testarsi una parte. Ognuno ha una proprietà, non è possibile. Ci avranno anche già pensato, probabilmente. Sono troppi zii, figli, cose, e non ci eh, sono altrettante proprietà, diciamo. no, ogni proprietà no, ma non so, almeno per nucleo familiare, non so, ecco. No, Cioè piace bisogna lì. concentrare la stessa vibrazione del terreno nella stessa vibrazione delle persone. Quindi o uno, no, gestisce Tutto tutto e poi divide. e poi divide, Ma non è quello. legalmente così. Perché poi negli atti, No, nel senso che dice, decide lui, dice ok, io prendo in chi? mano tutto. Lela? Non ha credito Lela, è l'ultima, è la piccola. A lei non lo, cioè, potrebbe essere l'ideale, cioè se lei riuscisse a prendere in mano tutto, la sua vibrazione andrebbe a chissà quanto, ma sa che deve lottare parecchio con gli altri, ecco. Mm. Situazione intricata. Eh, Eppure queste proprietà sono virtuali come il gioco in cui siamo inseriti. Prima parlavo di queste, dei mattoncini che formano le case nel Monopoli, no? mm, Il gioco è il Monopoli, ma alla fin fine queste case, questi terreni non servono a niente, non sono nulla. infatti, Sono pixel, mm, sono poligoni sì. che formano immagini. Mm, mm, mm. Però generano denaro che è energia e che è possibilità di fare e di creare delle Sì, cose. certo. Oppure potrebbero a turno gestire una proprietà a testa.
cioè meno energie sono in campo nella vendita di ogni proprietà e prima va a buon fine, ecco, il senso è Quindi quello, noi non no? possiamo entrare in merito di queste questioni. No, Diciamo che l'unica cosa che possiamo dire è questa: meno energie, meglio è. esatto, esatto, ecco. Mm. Causa esoterica del pessimo rapporto con le sorelle e della tendenza delle sorelle a sottometterla da sempre. Allora, la prima cosa che mi viene, che mi è arrivata è questa, è un po' così, però questo è arrivato, è come se loro da sempre l'hanno considerata come non esistente. Non so se lei è arrivata, tra virgolette, per sbaglio, cioè, che non Sì, è, sì. fatti, ed è sempre stato detto che lei non è stata cercata, perché è come se per loro lei non esistesse, quindi se non esiste non ha neanche, come la vedono loro, non è in grado di fare le cose, perché non esiste, no? E quindi è proprio come se fosse un'abitudine che lei non c'è. Mm? Mhm. Eh, ed è completamente una cosa diversa dall'affetto, ok? Perché profondamente a livello affettivo di sorelle, per loro lei esiste, cioè se andiamo a vedere nel profondo c'è amore fraterno, ok? Ma come se fossero state cresciute con l'idea che lei non esiste. È un po' il destino di molti fratelli ultimi. Eh, In questo caso la terza, no, la quarta, quarta. Mm. che poi sono quelli più in gamba. Sì, assolutamente. Eh, Sono d'accordo. D'accordo? Sì, sono Ah, d'accordo. è vero, anche Eh, tu sei d'accordo. È vero, sono no, d'accordo. pensavo al contrario, no, invece è vero. Anch'io sono totalmente d'accordo. Absolutely. Così Mm. chi vuole spiarmi sa una cosa in più di me E via. e E chi prende se ne appunti. prende appunti. Così scriverà i miei primi 40 anni lui e non io. Oh, sono un No, po' meglio. passati da tempo. E due indizi. E due indizi. Ma questo è abbastanza risaputo, abbastanza Vabbè, preso. Ma poi chi se ne frega. ok. Io sono della Lega del chi se ne Se ne frega. frega. Lo è Lela della Lega del chi se ne frega? Eh sì, lei sarebbe così se non fosse che gli lanciano addosso carichi che non sono suoi. Ecco, in Eh, eterico è proprio come se vedessi, no? Che lanciano addosso a Lela delle cose, dei loro carichi. e io non accetto il se non fosse che. Perché? È lei che Infatti, decide che stavo per dire, quello. eh, è lei che tiene i carichi, dovrebbe invece neanche farsi sfiorare dai carichi, no? Non Mhm. lanciarli via, proprio non essere talmente grande che non riescono a lanciare i carichi su di lei. Ecco. Ok. E quindi che fa? E quindi adesso dice basta. Bene. Adesso basta. Lei Mentre è lei va per al chi se cluster, ne frega. le ricordo che non è importante sapere perché i genitori la lasciavano sola, non è importante sapere perché le sorelle le danno il tormento, non è importante sapere perché non riesce a mettere le mani sulla sua parte dell'eredità, non è importante sapere nemmeno il problema dell'utero. È Mm-mm. importante solo la consapevolezza di se stessa Sì, e quindi questo porta via tutto. esatto. E una consapevolezza più alta si ottiene anche e soprattutto dicendo stop con questo capitolo della mia vita, lunghissimo, Mm, estremamente lungo, mm, e start a un nuovo capitolo. sì. Quindi i contratti nel cluster non servono più, se lei lo decide, e si portano via tutte le interferenze eteriche, mentali e gli impianti. Mm, Inizia una nuova fase, non l'utopia, tutto va bene, tutto si sistema perché abbiamo fatto la magia noi, ma una nuova situazione energetica di forza, di pulizia, nuove condizioni da secondare con azioni, mm, mm, mm. un Esatto, quello è nuovo fondamentale. DNA,
progetto, che è il nuovo titolo del nuovo capitolo, se vogliamo, e questo adesso lo vediamo. Che fa Lela? Cosa fa? Urla proprio adesso basta e ha buttato tutto. Tutto Ecco, bene? scusate, sì. Quella. Ha buttato tutto, proprio ha fatto un urlo enorme e ha buttato tutto indietro, tutto in basso. Lei è molto in alto e ha buttato tutto in basso. E va al cluster. Ha aperto il portale definitivo e con un gesto della mano, a sinistra e a destra, ha buttato tutto dentro. Ottimo. Mm. Con questa condizione, no. Dopo questa azione, cosa mette qui? Ehm, con sempre un gesto della mano uguale all'altro, però in direzione opposta, quindi da destra a sinistra, passa dove c'è il cluster e si crea al posto dell'aria, diciamo, c'è tutta una vibrazione altissima che è la sua vibrazione. Il suo ad eternum è sostituire l'aria con vibrazioni altissime. Aria, Sì, urlo, aria. sì. Interessante. Parole, vedi, quello che lei adesso lei lo dice e si Viene sentono. dentro. Mm. Avatar come è fatto? Se c'è. C'è. mm, Sì, è come la Pantera Rosa, ti direi, no? Che è come se ehm, volesse ancora far sì che lei agisce ehm, che non si deve far sentire, che non ci deve essere, che deve agire in sordina, no? Quindi l'avatar cerca di riportarla lì. E quindi è fatto a Pantera Rosa. Ma Lela non si fa fregare più a questo punto. Sta aprendo il portale definitivo. Mhm. Ha preso la Pantera Rosa e tutta la postazione e l'ha lanciato dentro. La pantera rosa Mm. era nera. Sì, ma qui c'è una Pantera Rosa. Tu lo C'è sai la che Pantera Rosa. Mm. io avevo scritto pantera nera e volevo vedere se la trasformavo in rosa e mi sono scritto pantera rosa. Tu adesso mi parli di pantera rosa. Sì. Bene, Mm. non c'è nient'altro da dire. Boh, a posto. Fatto. Mm. Sì, ha buttato Ok. tutto via e ha chiuso. Vediamo se possiamo aprire un nuovo capitolo. Entità eteriche, c'è ancora qualcosa. No, 2 del secondo universo, Pantera Nera, appunto. Ehm, il coccodrillo, 2 uomini del tempo, 3 DL. no, non c'è più nulla. C'è la spolverata di Abisso dell'orrore, una granella di tiritera e un pizzico di giudizio Oh, dall'alto, anzi più no, di un no, no, no. pizzico perché quello era 7. No, Impianti. no, Ok. Non c'è più quel capitolo della vita di Lela. no. E quindi adesso che facciamo? Siamo persi. No, adesso c'è tutta una distesa immensa, vuota da riempire con le cose più divertenti e più belle che Lela può agire e mettere in atto verso il suo benessere. Come si chiama il nuovo capitolo? Immagino che centrifuga bloccante non ci sia più. No, non c'è più, non c'è più. Si chiama. E boh, mi dice universo di libertà. E mi fa vedere come se questo appunto, questo immenso spazio vuoto, ok? Dove tutto è possibile. Non so come tradurtelo. Sembra c'è tutto e niente, no? Ma in realtà in eterico vedo proprio questo spazio vuoto, come se fosse un enorme palazzetto del ghiaccio, no? Che è un po' tondeggiante.
mi viene da dire, immenso, vuoto, dove ogni movimento che tu fai è verso la tua libertà e tutti i possibili movimenti sono possibili qua dentro. Cioè, il suo nuovo progetto è qualsiasi azione tu fai è possibile, quindi non ci sono limiti, non ci sono giudizi, no, in questo momento, quindi eh, mm, tu vuoi provare un'esperienza, la puoi fare, ecco, qualsiasi cosa. Mm. Molto bene, nuova vibrazione di Lela, 234 miliardi. da 1,5. Mm. Nuova consapevolezza, 168. da 123. Nuova quantità di anima sul totale, 63. da 31. Vite, 2030-27. 1538. Capacità medianiche già alte, 9,1. Sì, 96. Suscettibilità ipnotica già ottima, 58. Poi arrivare a 73. Cioè adesso è 73. Bene. Mm. Un unico messaggio, il più importante. La fiamma era dispersa. Messaggio alla fiamma, se lo è ancora. Sì, sì. Lela non sorride mai, quando si parla della fiamma, sì. Sì, infatti. È felicissima. Mm. Le si accendono gli occhi. Potrebbero fare tante cose insieme. Devi andare in quella direzione lì. Sì, adesso la fiamma è come se si stesse ricaricando, no? Vedo lui che si stesse ricaricando. Allora, è come se adesso alla fine della sessione si fosse creato un collegamento diretto tra loro due e tutto il cinema della fiamma dispersa, no? Mhm. È una sensazione molto particolare. È come se, cioè, riesco a sentirlo anch'io. È come se io passassi anche loro, chiunque riesce a centrarsi in quella cosa lì, come un rullo trasportatore, ok? Che passa attraverso tutta l'esperienza della fiamma dispersa e le esperienze si uniscono, ok? Quindi un'energia molto alta. Beh, condividiamolo questo risultato. Mhm. Sì, Creiamo infatti. un cinema volante più Mm, alto, dove ci sono varie stanze, le stanze di quelli che si sono già incontrati, sono già fiamme, mhm, quelli che si sono appena incontrati mhm. e quelli che sono dispersi e si vogliono incontrare. Mamma mia, mamma mia. Che mamma mia. È una roba. Mhm. C'è Perché sghignazzi? una vibrazione altissima, è una cosa molto strana, particolare. È come se ci si trova nel flusso dell'energia delle fiamme. Ed è un flusso molto particolare, un po' denso, si muove in maniera circolare ma è molto lenta, ok? E è come se si prendessero tutte le informazioni delle fiamme. Mm, Bene. Dove mm. porta questo flusso? Porta alla consapevolezza dell'obiettivo.
Mm. Odino non vuole probabilmente questo, è arrivato il corvo nero. Mm, Che sia un giovane corvo nero o un uccello nero comunque, mi sembra un corvo. mhm. È una nostra Te- creazione, Odino, Infatti, non importa a nessuno. tenta di rompere la bolla di dell'energia delle fiamme col Mhm. becco, ma non può, non riesce, sai? Io credo poi che una fiamma, una coppia di fiamme sia appena nata. Mm. Eh, io potrei dare la certezza. Messaggio di Lela a se stessa. Finalmente. Questo che si dice. Sì, e si dice mi sento espansa. Dice, vedi come sei espansa e bianca, mi sento espansa. Mm. Adesso appare proprio come se dal petto uscisse luce bianca e lei fosse questa luce bianca, ecco. Ovunque. Mm. Immagine finale di Lela. Sì, è lei che fluttua e va a prendere, come se prendesse i pezzi dell'esperienza da fare, no? E li mette assieme e crea la sua esperienza perfetta. Perfetta per quel momento, ovviamente. E il vicino come lo vedi? Lo vedo molto che vibra molto alto. Si è molto ricaricato, probabilmente ne ha beneficiato anche a livello fisico. Vibra molto alto e segue Lela nei suoi movimenti. Mm. Abbiamo finito. Mhm. Abbiamo iniziato con una Lela abbattuta, piena di problemi, e adesso la vedo bella, bella carica, Mm. bella. Mm. Ho capito. Eh. Mhm. Vibrazione finale 2, 3, 4. Adesso è 312 miliardi. Beh, il corvo se n'è andato. Infatti. Disconnettiti da tutto e tutti e noi torniamo.